La sala conferenze cadde nel silenzio quando Jessica si alzò, la sua sedia che strisciò sul pavimento di legno abbastanza forte da far girare tutti. Eravamo alla festa di fidanzamento di sua sorella, circondati da 40 persone che ci conoscevano da anni. Brava gente, famiglia, amici che avevano visto costruire quello che tutti credevano fosse un matrimonio solido. Se vuoi andartene, Andrew, fallo pure, disse Jessica, la voce che tagliava la festa come un coltello. Tornerai a chiedere scusa entro poche settimane. Torni sempre a strisciare. Sentii tutti gli sguardi puntati su di me. Le mani erano ferme intorno al bicchiere d'acqua, ma dentro qualcosa di fondamentale stava cambiando. Non era la prima volta che Jessica mi umiliava in pubblico. Era però la prima volta che capivo di non volerlo più accettare. Parlo sul serio, continuò, incoraggiata dall'attenzione. Esci da quella porta se pensi di farcela senza di me. Ti do 3 settimane prima che ti ritrovi a dormire sul divano di qualcuno, rendendoti conto di cosa hai buttato via. Posai il bicchiere e mi alzai lentamente. Niente gesti drammatici, nessuna voce alzata. Guardai semplicemente la donna con cui ero stato sposato per 9 anni e annui una volta. Poi uscii da quella festa senza dire una parola a nessuno. Era successo 6 mesi fa. E la certezza di Jessica che sarei tornato si rivelò catastroficamente sbagliata. Se questa storia ti risuona, se ti sei mai sentito sottovalutato in una relazione o ti sei chiesto quando davvero è abbastanza, premi subito il pulsante per iscriverti. Lascia un commento qui sotto condividendo il tuo pensiero su quando qualcuno dovrebbe andarsene di fronte al mancato rispetto. E se apprezzi storie sincere sulle dinamiche reali delle relazioni, lascia un like per aiutare altri a trovare questo video. Ora, entriamo in quello che è successo dopo. Mi chiamo Andrew Richardson. Ho 37 anni e fino a quella festa di fidanzamento ero project manager software in un'azienda tecnologica di medie dimensioni a Seattle. Negli ultimi 2 anni avevo rifiutato 3 offerte di lavoro importanti perché Jessica insisteva che avevamo bisogno di stabilità. Lei lavorava come direttrice marketing in una startup e, secondo lei, le mie mosse di carriera dovevano adattarsi alla sua traiettoria. La prima offerta arrivò da un'azienda di Austin. 30% di aumento salariale, ruolo di leadership, pacchetto per il trasferimento. Jessica la bocciò entro 5 minuti dal mio annuncio. Non mi trasferisco in Texas, Andrew. Tutto il mio network è qui. La mia carriera è qui. Sei egoista anche solo a pensarci. La seconda era una posizione remota con un'azienda europea. 50% di aumento, completa flessibilità, nessun trasferimento richiesto. Lavoreresti in orari strani per adattarti al loro fuso, disse Jessica. Come dovrebbe funzionare per noi? Devi pensare a più del denaro. La terza arrivò 3 mesi prima della festa di fidanzamento. Un'azienda di Denver, posizione dirigenziale, stock option che avrebbero potuto cambiare il nostro futuro finanziario. Ero entusiasta. Davvero entusiasta. Ma la risposta di Jessica fu immediata e brutale. Denver. Vuoi trascinarmi via da tutto quello che ho costruito solo perché pensi di meritarti un titolo altisonante? Cresci, Andrew. I veri uomini non scappano dalle loro responsabilità. Non scappai. Restai. Rifiutai opportunità che avrebbero trasformato la mia carriera perché credevo che il matrimonio significasse compromesso. Quello che non avevo capito era che nel nostro rapporto il compromesso andava sempre in una sola direzione. La mattina dopo la festa di fidanzamento mi svegliai in una stanza d'albergo. Lenzuola pulite che non odoravano di quel detersivo alla lavanda che Jessica imponeva. Silenzio che non era riempito dalla sua voce che spiegava perché avevo torto su qualcosa. Pace. Il telefono aveva 17 chiamate perse da Jessica e probabilmente 30 messaggi che non avevo letto. Ordinai il servizio in camera, aprì il portatile e feci qualcosa che avrei dovuto fare mesi prima. Chiamai la recruiter che mi aveva contattato per la posizione a Denver. Andrew, disse Saracen quando rispose, non mi aspettavo di sentirti. Pensavo avessi deciso di restare a Seattle. La posizione è ancora disponibile.
Ci fu una pausa. Sì, ma hanno già fatto avanzare altri candidati. Decidono entro venerdì. Puoi farmi incontrare con loro prima di venerdì? Andrew, è mercoledì mattina. Sono a Denver. Dovresti. Posso esserci questo pomeriggio. Compro il biglietto adesso. Sara, è importante. Ho bisogno che tu lo renda possibile. Un'altra pausa. Più lunga questa volta. Va bene. Vedrò cosa posso fare. Ma Andrew, qualunque cosa stia succedendo, assicurati di prendere questa decisione per le ragioni giuste. Lo sono, dissi, e per la prima volta da anni, credevo davvero alle mie parole. Volai a Denver quel pomeriggio. Il processo di selezione fu intenso. Esattamente la sfida che desideravo. 3 ore con il team esecutivo, test tecnici, discussioni sull'adattamento culturale. Fecero domande difficili sulla mia esperienza nella gestione di progetti complessi, sulla filosofia di leadership, sul perché fossi improvvisamente disponibile dopo averli rifiutati mesi prima. Diedi loro la verità, non i dettagli personali intricati, ma la realtà professionale. Ho scelto di dare priorità alla stabilità invece che alla crescita, dissi. Ho scelto la sicurezza invece dell'opportunità. È stata la scelta sbagliata, e ora sono pronto a correggerla. La CTO, una donna di nome Patricia Alvarez, si appoggiò allo schienale e mi studiò. È un'onestà notevole. La maggior parte dei candidati cerca di trasformare i buchi nella carriera o le decisioni ritardate in qualche piano strategico. Tu hai appena ammesso di aver fatto un errore. Perché l'ho fatto? Ho lasciato che la paura di qualcun altro dettasse la mia traiettoria professionale. Ora basta. Patricia sorrise. Quando puoi iniziare? Fecero l'offerta quella sera stessa, aumento salariale del 42%, stock option con maturazione in 4 anni, pacchetto per il trasferimento, promozione a Senior Project Director con un percorso chiaro verso la vicepresidenza entro 18 mesi. Tutto quello per cui avevo lavorato nell'ultimo decennio, consegnato in una lettera formale mentre ero seduto in un caffè di Denver, guardando le montagne che non avevo mai visto prima tingersi di rosa al tramonto. Accettai subito. La prima volta che Jessica mi contattò fu giovedì sera. Ero tornato a Seattle a fare le valigie nel mio appartamento. Avevo già dato disdetta al padrone di casa, contattato i traslocatori e iniziato a estrarmi da ogni aspetto condiviso della nostra vita. Andrew, dove diavolo sei stato? La sua voce era tagliente, accusatoria, proprio come mi aspettavo. Sei uscito dalla festa di mia sorella come un bambino, hai ignorato le mie chiamate per 2 giorni e ora scopro che stai facendo le valigie. Che tipo di scenata stai facendo? Mi trasferisco a Denver. Ho accettato l'offerta di lavoro di cui ti ho parlato 3 mesi fa. Silenzio. E poi? Mi trasferisco. L'azienda paga il trasferimento. Inizio tra 2 settimane. Andrew, smettila di fare il drammatico. Non ti trasferirai a Denver. Siamo sposati. Non puoi semplicemente. Sì, posso. E lo farò. È per la festa, vero? Stai buttando via il nostro matrimonio perché ti ho ferito davanti a tutti. Mi sedetti su una scatola mezza piena e scelsi con cura le parole. Jessica, non è per una festa. Sono 9 anni che mi dici cosa posso e non posso fare con la mia carriera. Ho rifiutato opportunità perché avevi bisogno che fossi abbastanza piccolo da rientrare nella tua idea di marito, di supporto. È umiliazione pubblica ogni volta che non sei d'accordo con qualcosa che dico. Non è vero, iniziò. La interruppi. Lo è. Lo fai da anni. E io continuavo ad accettarlo perché pensavo che fosse così che fosse il matrimonio. Ma mi sbagliavo. Il matrimonio dovrebbe essere una partnership, non una persona che sminuisce costantemente l'altra. Andrew, se è davvero per la tua carriera, possiamo parlarne. Forse Denver potrebbe funzionare. Potremmo. No. Cosa intendi no? Intendo che ho finito di discutere della mia carriera con te.
Ho finito di chiedere il permesso per inseguire opportunità. Ho finito di sentirmi dire che sono egoista perché voglio crescere professionalmente. Ho finito, Jessica. Un altro lungo silenzio. Quando parlò di nuovo, la sua voce era diversa, più piccola. Sei davvero serio? Andrew, non puoi sopravvivere senza di me. Non hai mai vissuto da solo. Non sai gestire le finanze, le responsabilità da adulto. Ti renderai conto di aver sbagliato e tornerai. E quando lo farai, potrei non essere disposta a perdonarti. Casi quasi da ridere. Gestisco tutta la casa da 3 anni, Jessica. Pago le bollette, organizzo le manutenzioni, faccio le tasse. Lo sai. Scegli solo di fingere che sia tu la competente perché ti conviene. È pazzesco. Stai buttando via 9 anni per un lavoro. No, sto scegliendo me stesso invece di qualcuno che per 9 anni mi ha fatto sentire piccolo. C'è una differenza. Chiusi la chiamata prima che potesse rispondere. Le mani tremavano, ma non per paura, per sollievo. I traslocatori arrivarono sabato. Mio fratello Cameron volò da Portland per aiutarmi con la logistica. Non aveva mai amato Jessica, anche se era stato diplomatico per anni. Ora, caricando scatole su un camion diretto a Denver, disse finalmente quello che pensava. Era ora, Andrew. Avresti potuto dirmi che ti sentivi così. Cameron sollevò una scatola etichettata a cucina e scosse la testa. Avresti ascoltato. Eri deciso a far funzionare tutto. A volte le persone devono capirlo da sole. Ieri sera mi ha chiamato, ha detto che tornerò entro un mese a chiedere un'altra possibilità. E tu cosa le hai detto? Niente. Ho chiuso. Cameron sorrise. Ecco il mio fratello. Sai qual è sempre stato il tuo problema? Pensavi che essere un buon marito significasse sacrificare tutto. Ma una vera partnership non richiede che uno dei due si annulli. Abbiamo finito di caricare il camion verso sera. Il mio appartamento sembrava strano, vuoto, come il guscio della vita di qualcun altro, che in un certo senso era. Domenica mattina è arrivata Jessica. Stavo facendo un ultimo giro per assicurarmi di non aver lasciato nulla quando ho sentito la sua chiave nella serratura. È entrata, sembrava esausta, senza trucco, con i pantaloni della tuta e una delle mie vecchie felpe del college. Andrew, per favore, possiamo parlarne razionalmente. Non c'è niente di cui parlare. Me ne vado tra 2 ore. Davvero vuoi buttare via il nostro matrimonio senza nemmeno provare la terapia? Senza darmi la possibilità di sistemare le cose. Mi sono girato a guardarla bene. Jessica, quante possibilità pensi di aver avuto? Quante volte ho sollevato problemi solo per essere ignorato? Quante conversazioni abbiamo avuto in cui mi hai convinto che la mia opinione fosse sbagliata? Non è solo così che le coppie comunicano. Risolvono i disaccordi. Risolvere i disaccordi significa che entrambi si sentano ascoltati. Quando è stata l'ultima volta che hai davvero considerato il mio punto di vista? Ha aperto la bocca, poi l'ha chiusa. L'ho vista cercare la risposta giusta per riprendere il controllo della conversazione. La cosa di Denver, ha detto infine. Hai ragione. Avrei dovuto essere più di supporto. Torna e ne parliamo seriamente. Forse possiamo far funzionare la relazione a distanza mentre finisco il mio progetto qui. Poi mi trasferisco. Possiamo trovare un compromesso. Non voglio più compromessi. In un matrimonio tutti devono scendere a compromessi, Andrew. Sì, tutti. Non solo una persona che si piega continuamente per l'altra. Io ho fatto molti compromessi. Ti ho lasciato il tuo angolo per il gaming in salotto. Non mi sono lamentata quando volevi andare a trovare i tuoi genitori ogni mese. Sono stata accomodante. L'ho guardata, davvero stupito. Pensi che lasciarmi avere hobby e vedere la mia famiglia sia un compromesso? Come altro lo chiameresti? Decenza umana di base. Jessica, quelli non sono compromessi.
Sono aspetti normali dell'essere una persona. Il fatto che tu pensi di meritare credito per avermeli permessi è proprio il problema. Si è seduta per terra, proprio lì nell'appartamento vuoto, e ha cominciato a piangere. Lacrime vere. Non quelle finte che usava durante le discussioni. Non capisco come sia successo così in fretta. La settimana scorsa stavamo bene. Non stavamo bene. Pensavi solo che andasse tutto bene perché avevo smesso di reagire. Andrew, ti amo. Non conta niente. L'amore non basta quando viene con condizioni. Quando richiede che io sia meno di quello che sono. Quando significa accettare il disprezzo perché denunciarlo sarebbe troppo delicato. Non volevo farti sentire disprezzato. Ma l'hai fatto, costantemente. E quando ho cercato di dirtelo, mi hai convinto che stavo esagerando. Jessica mi ha guardato con gli occhi rossi. Quindi è tutto qui. 9 anni persi perché non ero perfetto. No, 9 anni persi perché non hai mai provato a migliorare e hai attivamente impedito che io migliorassi. Il clacson del camion si è sentito fuori. È ora di andare. Devi lasciare la chiave, ho detto con gentilezza. Il contratto sta per scadere. Il padrone di casa farà un sopralluogo domani. Si è alzata lentamente, ha tolto la chiave dal portachiavi e l'ha appoggiata sul bancone. Stai facendo un errore, Andrew. Forse lo capirai, ma sarà un mio errore. È uscita senza dire altro. L'ho guardata dalla finestra mentre saliva in macchina e si allontanava. Poi ho chiuso l'appartamento per l'ultima volta e sono partito per Denver. Il primo mese a Denver è stato strano. Non difficile, solo diverso. Avevo passato 9 anni ad adattarmi alle routine, preferenze, opinioni di qualcun altro. Ora ogni decisione era solo mia. Volevo cibo thailandese per cena. Ho ordinato cibo thailandese. Mi andava di guardare un film d'azione pessimo alle 11 di sera. Nessuno a giudicare le mie scelte. Volevo passare il sabato facendo un'escursione invece di commissioni. Il mio sabato, la mia decisione. Il lavoro era incredibile. Il team era brillante, motivato, davvero interessato all'innovazione e non solo a mantenere lo status quo. Patricia, la mia nuova capo, si fidava di me per prendere decisioni senza controllare ogni dettaglio. In 3 settimane stavo guidando un progetto che nella mia vecchia azienda avrei raggiunto in 5 anni. Ho affittato una casa a schiera a Capitol Hill, a 2 passi da un buon caffè e da sentieri migliori per camminate. Ho fatto amicizia con i vicini, mi sono iscritto a una lega di calcio amatoriale, ho iniziato a scalare in una palestra locale, ho costruito una vita che era mia. Jessica chiamava ogni pochi giorni. All'inizio le conversazioni seguivano uno schema prevedibile, rabbia, poi trattative, poi senso di colpa. Passava dal dirmi che ero un fallimento come marito a implorarmi di tornare. Le risposte le davo brevi e fredde. Dovevamo chiedere il divorzio. Dovevamo dividere i beni. Dovevamo andare avanti. Per le prime 6 settimane si rifiutava di parlare di divorzio. Siamo ancora sposati, diceva. Non puoi decidere che non lo siamo più. Io posso decidere di non partecipare più a questo matrimonio. È esattamente quello che sto facendo. Sei crudele. Sono onesto. C'è differenza. Ciao. 8ª settimana. Qualcosa è cambiato. Jessica ha chiamato, la voce diversa. Stanca, forse rassegnata. Ho parlato con un avvocato, ha detto. Sta preparando i documenti. Va bene, faglieli mandare al mio avvocato. Avevo già assunto qualcuno a Seattle per gestire la mia parte. Andrew, posso chiederti una cosa? Certo. Mi hai mai amato davvero, o era solo una scusa per aspettare il momento di andartene? Ho riflettuto con attenzione. Amavo chi pensavo fossi quando ci siamo conosciuti. Amavo la versione di noi che credevo potessimo diventare. Ma Jessica, tu non mi hai mai amato. Hai amato l'idea di me, le parti comode, quelle che ti servivano. Non è vero.
Amavi avere un partner stabile che sostenesse le tue ambizioni. Amavi qualcuno che si occupasse della logistica mentre tu ti concentravi sulla carriera. Amavi lo status sociale del matrimonio, ma non mi hai mai amato come persona. Amavi quello che potevo fare per te. Come puoi dire una cosa del genere? Sono stata devastata da quando te ne sei andato. Sei stata turbata perché la tua vita è diventata più difficile. Perché hai dovuto gestire cose che prima facevo io. Perché la tua narrazione di essere il competente è stata messa in crisi. Non è la stessa cosa che sentire la mia mancanza. È rimasta in silenzio a lungo. Forse hai ragione. Forse non so nemmeno chi sei davvero. Non hai mai provato a scoprirlo. Abbiamo riattaccato poco dopo. I documenti sono arrivati 2 settimane dopo. Li ho firmati senza esitazione. 4 mesi dopo aver lasciato Seattle, sono stato promosso da direttore senior di progetto a vicepresidente delle operazioni di progetto. La promozione ha portato un altro aumento significativo, responsabilità maggiori e un vero entusiasmo per andare a lavorare ogni giorno. Cameron è venuto a trovarmi quel weekend per festeggiare. Siamo andati a una partita dei Rockies, abbiamo mangiato nachos troppo cari allo stadio e abbiamo parlato di tutto tranne che di Jessica. Sei cambiato, ha detto Cameron durante l'intervallo. Più leggero, forse. Mi sento diverso, come se avessi portato un peso che non sapevo di avere, e qualcuno finalmente mi ha detto che potevo lasciarlo andare. Pensi che uscirai di nuovo con qualcuno? Ho fatto spallucce alla fine. Ma non ho fretta. Mi sto godendo il capire chi sono senza che qualcuno mi dica chi dovrei essere. Bene. Meriti qualcuno che ti veda, Andrew. Che ti veda davvero, non solo quello che puoi offrire. Jessica ha chiamato un'ultima volta 6 mesi dopo che me ne ero andato. Il divorzio era stato finalizzato. I beni divisi. Tutto ufficialmente finito. Ho sentito della tua promozione, ha detto. Congratulazioni. Grazie. Ho sentito anche che stai vedendo qualcuno. Ho sorriso. Dove l'hai sentito? Un amico comune ti ha visto in un bar con una donna. Ha detto che sembravi felice. Lo sono. È serio. È recente. E onestamente, Jessica, non è affar tuo. Lo so. Volevo solo dirti una cosa. Sto andando in terapia, sto lavorando su alcune cose. È una cosa buona. Spero ti aiuti. Il mio terapeuta dice che ho problemi di controllo e ho bisogno di conferme esterne per sentirmi sicuro. Quindi sminuisco le persone intorno a me per mantenere un senso di superiorità. Sembra che tu abbia trovato un buon terapeuta, Andrew. Mi dispiace per come ti ho trattato, per non aver visto cosa stavo facendo, per tutto. Sono rimasto in silenzio a elaborare. Apprezzo che tu lo dica, Jessica. Davvero, pensi che se fossi andato in terapia prima, avremmo potuto farcela? Onestamente, non lo so. Forse sì, ma penso che entrambi dovessimo diventare chi siamo ora per avere una possibilità di essere partner sani, e questo richiedeva che fossimo separati. Sì, probabilmente. Si è fermata. Per quello che vale, mi sbagliavo su di te che saresti tornato a strisciare, che non ce l'avresti fatta senza di me. Mi sbagliavo completamente. Lo so. Certo che lo sai. L'hai dimostrato. Ci siamo salutati, e sapevo che era l'ultima volta che ci saremmo parlati. Non per rabbia o questioni irrisolte, ma perché non c'era più nulla da dire. La donna di cui Jessica ha sentito parlare si chiama Lauren. È una project manager in un'altra azienda, l'ho conosciuta a un evento di networking professionale. Il nostro primo appuntamento è stato un caffè, poi una cena, poi un weekend di escursioni, poi qualcosa che sembra diverso da tutto quello che ho vissuto prima. Lauren chiede com'è andata la mia giornata e ascolta davvero la risposta. Si entusiasma per i miei successi professionali senza sentirsi minacciata. Quando non siamo d'accordo su qualcosa, ne parliamo senza che uno debba dimostrare che l'altro ha torto. È partnership.
Una vera partnership, quella che credevo di avere prima, ma che in realtà non ho mai avuto. Non so se io e Lauren dureremo per sempre. Forse sì, forse no. Ma ciò che so con certezza è che non accetterò mai più una relazione che mi costringa a essere più piccola. Non confonderò mai più l'adattamento con l'amore. E non starò mai più in silenzio quando qualcuno mi manca di rispetto in pubblico, sperando che le cose migliorino magicamente. Quella festa di fidanzamento è stata 6 mesi fa. Jessica era certa che sarei tornata a implorare nel giro di settimane, disperata e distrutta. Invece, ho ricostruito tutta la mia vita in qualcosa che non avrei mai immaginato possibile. A volte la cosa migliore che puoi fare è andartene in silenzio. Niente drammi, nessun discorso solenne, solo il semplice atto di scegliere te stessa. Quando qualcuno ti dice che non ti apprezza, credigli e poi dimostrargli che si sbaglia. Non tornando indietro, ma prosperando senza di loro. Jessica pensava che la mia partenza fosse un momento di debolezza. Invece è stata la prima cosa davvero forte che ho fatto da anni. E ogni giorno da allora è la prova che a volte l'unico modo per salvarsi è andarsene definitivamente. Se questa storia ti ha parlato, se ti sei mai sentita sottovalutata da qualcuno che diceva di amarti, condividi questo video con chi ha bisogno di sentirlo. Lascia un commento qui sotto sulla tua esperienza di allontanarti da una relazione che ti sminuiva. E non dimenticare di iscriverti per altre storie sincere su relazioni vere e sul coraggio necessario per scegliere te stessa. Grazie per aver guardato, ci vediamo alla prossima.